Bentornati amici allevatori e appassionati dell'avicoltura. In questa nuova guida andremo a scoprire le quaglie. Allora, partiamo col dire che molti dei vari tipi di quaglia sono generalmente migratrici e diventano stazionarie solo nel periodo di riproduzione che è dettato dalla fotoperiodicità, cioè dalla luce. La grandezza delle covate in natura dipende in parte dalla latitudine. Per questo tra i vari continenti e le nazioni si hanno periodi di riproduzione che sono anche molto differenti. In genere le quaglie sono già pronte a riprodursi a 30-40 giorni di età. Cosa c'è da sapere sull'incubazione delle quaglie? Partiamo col dire innanzitutto che l'incubazione dura 17 giorni. Si scelgono prevalentemente uova di peso normale tra i 9 e gli 11 grammi, ma possono essere anche un attimino più grandi. Le uova da incubare dovranno essere il più possibile fresche, senza crepe e pulite, possibilmente di quaglie non consanguinee. Il colore di base è un color ceramica con macchie scure ed irregolari, mentre eccezione fatta per la quaglia cinese, il colore è olivastro con minuscole macchiettine o anche senza macchiette. A livello tecnico l'incubazione avrà una temperatura di 37,7 gradi e un'umidità di 55-60%. Fino al 14° giorno le uova andranno periodicamente ruotate. Se avete un girauova lo farà lui automaticamente. Dal 14° giorno in poi le uova non andranno più ruotate. La temperatura andrà abbassata a 37,5 e l'umidità portata al 75%. Attenzione, soprattutto per le quaglie, in fase di schiusa l'umidità è fondamentale. Trattenetevi quindi dall'aprire l'incubatrice perché la carenza di umidità per le quaglie può causare gravi danni, soprattutto alle gambe e alle dita. Questo può portare a pulcini che non si alzano. Le problematiche post schiusa. È risaputo che i pulcini di quaglia hanno bisogno di una superficie molto ruvida per poter camminare e tenersi bene in piedi. Questo soprattutto per evitare i problemi che si possono verificare a causa di una scorretta umidità durante la fase di schiusa, come i problemi ai legamenti, zampe divaricate o dita storte. Sono problematiche abbastanza comuni ma che si possono risolvere con facilità. L'alimentazione dei pulcini. I pulcini di quaglia crescono rapidamente ed hanno un metabolismo velocissimo, motivo per il quale per sostenere una crescita di questo tipo hanno bisogno di un mangime primo periodo altamente proteico, meglio se molto fine perché hanno un becco molto piccolo. Il tenore proteico dovrebbe essere intorno o superiore al 35%, soprattutto per le specie cinesi. Gli adulti si nutrono anche di semi, invertebrati, piccoli insetti, ma non disdegnano neanche la frutta e la verdura e vanno matte per le camole della farina. Gli adulti vanno alimentati ugualmente con un buon mangime per selvaggina con alto tenore proteico. I primi giorni alcuni allevatori, soprattutto per i pulcini di quaglia cinese che sono molto più delicati, usano dar loro del tuorlo d'uovo sbriciolato oppure del mangime o bastoncino giallo per la cova dei canarini che è molto proteico. Proprio per questo tipo di pulcini alle volte può avere grosse problematiche a livello nutrizionale nei primi giorni e stadi di vita. Parlando dei vari tipi e delle varie specie di quaglie allevate in Italia e nel mondo e dei loro affini, abbiamo la quaglia comune, la Coturnix coturnix, la quaglia giapponese, la Coturnice japonica, la quaglia cinese, anche detta chinese button quail, per via della grandezza dei pulcini che non supera quella di un bottone, la quaglia arlecchino, il colino della Virginia, il colino della California e la famosa jumbo quail, che praticamente è una ibridazione derivante dalla quaglia normale con quella giapponese, che può raggiungere anche dei pesi abbastanza notevoli. Parlando di carattere delle quaglie, i maschi di solito vanno tenuti separati perché possono arrivare a farsi male. È sempre meglio formare delle famiglie in rapporto 1:5. Raramente tra loro le femmine diventano aggressive. Per il riconoscimento del sesso, togliendo le mutazioni che diventano un po' complicate da riconoscere,
La differenza sostanziale, a parte il canto, è che il maschio ha una sorta di collarino sotto il mento, mentre la femmina ha un petto macchiettato di nero ed è priva del collarino. Invece il maschio ha un petto di colore uniforme leggermente rossastro. Parlando di colorazioni delle quaglie, ne esistono una infinità di varianti e diluizioni, motivo per il quale andrò solamente a citarvele. Abbiamo l'italiana, la golden, la manciuria, la faun, la silver, la platino, la bianca classica, la leucistica dark, la piebald, anche detta pezzata, la tuxedo, la cinnamon, la falb flé, che è una particolarissima mutazione, la calico, la rossa, la rufica, la orange, la rosetta, o anche detta rosettata, la tibetana, la lavanda, l'egiziana, la perla, l'autumn amber, che è una varietà stagionale di colore, non è una mutazione. Altre colorazioni sono la testa rossa, la faccia blu, la sparky e la blue. E siamo arrivati alla fine di questa guida. Vi lascio al vostro allevamento e mi raccomando, se vi è piaciuto il video, spolliciatelo!